Ok, ma è possibile che dovete scrivere sempre con dette zozzerie? Zozzone! Andrete sicuramente all'inferno! Io sono Giovanni Boccaccio da Firenze. Bentornati nella soffitta di Pippo, il luogo dove le pellicole non si dimenticano, si rispolverano. Qui celebriamo la bellezza, la libertà e quel pizzico di malizia che ha reso il nostro cinema degli anni 70 unico al mondo. Oggi apriamo un capitolo piccante, ironico e irresistibilmente boccaccesco, il Decamerotico italiano. Vi ricordo, mio buon duca, che vostra moglie vi aspetta da 3 anni, vi aspetta. Padre, posso rivestirmi adesso? Oh, aspetta, cara, che fretta di ga. Adesso il duca se ne va e quando siamo soi... Che son impazzito, ti lascio solo con tutta sta grazia di Dio. No? Vi avverto che siete diventato tutto rosso congestionato davanti alle bellezze ignude di questa fanciulla. Roba che alla vostra età la seda col popopletico. Vestite, cara, sino al more. Un genere che ha fatto sorridere, arrossire e sognare milioni di spettatori. E per rendere omaggio a quell'epoca vi presento 5 dive italiane dimenticate che hanno fatto la storia. Ma prima di cominciare, se amate il fascino delle dive perdute e le atmosfere del cinema di genere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e unitevi alla nostra banda di soffitari. Ora, via con la nostra cinquina di regine del Decamerotico. Ma come? Uno sposo affezionato? Di una moglie fedele che non riuscite ad aprire invece di cercare per tutto il ducato la chiave giusta? Basta! St'impiccio della chiave, lo devi da considerare un segreto di Stato. E allora sarà meglio che non mi fai parlare troppo, vero? Su, che cosa aspetti? Rivestiti pure. Oh, stammi un po' a sentire, frate, ma che davvero volevamo fare la guerra io e te? Siamo sempre stati amici noi due, no? Prima, Orchidea De Santis, la signora del sorriso birichino. Orchidea De Santis fu una delle attrici più eleganti e spontanee del Decamerotico. Con quegli occhi e un sorriso che oscillava tra l'ingenuità e la malizia, riusciva a dare leggerezza anche alle scene più audaci. La ricordiamo in Decameroticus del 1972, ma anche in altre perle boccaccesche, dove interpretava mogli astute, serve furbe e donne che sapevano sempre come ottenere quello che volevano. A differenza di tante colleghe del tempo, Orchidea sapeva recitare davvero, una presenza fresca, spiritosa, mai volgare. Dopo la parentesi cinematografica, è passata al teatro e alla radio, dimostrando di essere una vera artista, non solo un corpo da pellicola. Insomma, una musa raffinata del genere popolare, oggi troppo poco ricordata. Seconda, Gabriella Giorgelli, la contadina con l'anima malinconica. Tu sapessi, mia moglie, che donna è a letto, ma no, si scatena, diventa una belva. Gabriella Giorgelli è stata una di quelle attrici che si muovevano con disinvoltura tra i generi. Dal western al decamerotico, era ovunque ci fosse da far sognare. Nel film Novelle licenziose di vergini vogliose del 1973, interpreta una donna dalla sensualità autentica, fatta di sguardi e risate. Non aveva bisogno di dire troppo, bastava un gesto, una camminata lenta per raccontare tutto. Eppure, nonostante una carriera lunghissima, il grande pubblico sembra averla dimenticata. Una vera donna del popolo del nostro cinema, che sapeva accendere lo schermo con naturalezza. Terza, Margaret Rose Keel, l'inglesina nei panni della tentazione. Non potrete mai assolvermi, perché il mio peccato è fra i peggiori che ci siano. Quelli che fanno, se cercano. Una curiosità, non tutte le dive del Decamerotico erano italiane, ma molte, come Margaret Rose Keel, erano talmente integrate nel nostro cinema da sembrare nate a Cinecittà. Capelli biondi, volto angelico e una risata contagiosa. Margaret portava in Italia un tocco di esotismo che si sposava alla perfezione con l'ironia toscana e i monaci farfalloni dei nostri film. In Decameroticus la troviamo nei panni di una donna che gioca con la sensualità come fosse un'arte. Non ha avuto una carriera lunghissima, ma il suo fascino delicato e un po' straniero resta un simbolo di quel cinema libero e sorridente che oggi manca terribilmente. Quarta, Patrizia Viotti, la bellezza fragile del boccaccio pop. Patrizia Viotti è una delle storie più tristi e affascinanti del Decamerotico. Giovanissima, dallo sguardo dolce e ribelle, esordì in film come The Ribald Decameron e Canterbury Proibito, dove incarnava alla perfezione l'innocenza sedotta del periodo. Era una ragazza che bruciava le tappe, amata dai registi e desiderata dal pubblico, ma la fama arrivò troppo presto. Tra amori sbagliati e problemi personali, la sua stella si spense a metà degli anni 70.
Oggi chi rivede i suoi film resta colpito da quella malinconia che si leggeva nei suoi occhi. Patrizia non recitava la fragilità, la viveva davvero. Una figura quasi poetica del nostro cinema dimenticato. Quinta, Antonia Santilli, la bellezza che scelse il silenzio. Antonia Santilli, classe 1949, aveva tutto per diventare una star. Bellissima, con un'aria dolce e aristocratica, fu una presenza ricorrente nel cinema italiano di inizio anni 70. In Decameroticus del 1972 il suo volto illumina il film e subito dopo arriva l'invito per girare negli Stati Uniti. Ma come spesso accade, scelse un'altra strada. Dopo appena una manciata di film, sparì completamente dalle scene. Un mistero che ancora oggi incuriosisce i cinefili. Che fine ha fatto Antonia Santilli? Rimane una delle apparizioni più eleganti e fugaci del nostro cinema licenzioso. E queste erano le nostre 5 regine dimenticate del Decamerotico, un genere che sapeva mescolare ironia, erotismo e poesia popolare come nessun altro. Donne bellissime, ironiche, vere protagoniste di un cinema che oggi guardiamo con nostalgia e affetto. Se vi è piaciuto questo viaggio nel passato, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e scrivetemi nei commenti. Quale attrice del Decamerotico vi piacerebbe riscoprire nella prossima puntata? Perché qui nella Soffitta ogni ricordo torna a brillare e ogni diva, anche se dimenticata, resta per sempre una leggenda.